Buongiorno a tutti! Di nuovo Santa Cruz de la Palma. Abbiamo dormito nello stesso posto di ieri questa notte perché dopo una cena con i nostri amici, insomma, è venuto tardi, poi li abbiamo accompagnati vicino casa e il posto più comodo per essere vicino al centro città e anche a casa loro era tornare qua. Siamo arrivati un po' tardi, quindi qua ci siamo fermati. Comunque siamo soli in questo momento, c'era giusto una macchina di fianco a noi fino a un paio d'ore fa, ma si sta molto tranquilli. Qui è un'isola molto rilassante e qui è un paradiso, è tranquillissimo, pochi camper, pochi turisti e è un turismo abbastanza selezionato perché non tutti vengono in quest'isola. Infatti i nostri amici ci dicevano cercate di promuoverla un po' di più perché ha bisogno di turismo, così che possa crescere maggiormente anche quest'isola. Dai, adesso finiamo di sistemarci e tra poco si parte alla scoperta dell'isola di La Palma. Piccola sosta vicino all'aeroporto di La Palma, siamo appena a sud di Santa Cruz. Guardate che spettacolo, abbiamo un arcobaleno proprio dietro di noi, sembra di essere immersi nell'arcobaleno. Los Cancajos, che è uno dei più importanti resort turistici di La Palma, sarà anche uno dei pochi perché non è che ce ne siano tantissimi, ed è questo qua sotto. Pochi chilometri a sud di Santa Cruz de la Palma. Che è là. Primero fue FIA y luego la SEA compró la patente a la FIA para fabricar. Entonces fue fabricado en España con licencia de FIA. Abbiamo trovato un raduno di, sembravano essere Fiat 600, ma in realtà sono Seat 600. Poi Mauro vi spiegherà meglio la differenza, che io ne so poco di queste cose. Oh, fantastico! 1960. Más viejo que yo. Una falda y la chica para subirse y todo. Oh. Y el nombre Mira Bragas. Mira Bragas. Mira Bragas. Queste sono fantastiche, sono motorizzate Seat su licenza della Fiat, sono molto belle, tenute benissimo, riverniciate, e questa addirittura con il portapacchi, la valigia in pelle tenuta dallo spago, come mi sembra di tornare negli anni 60 con le vacanze che si facevano con i genitori, con la famiglia. Siamo arrivati al faro della Salemera, quindi
15-20 km a sud di Santa Cruz. C'è sempre un discreto venticello, alternando sole e nubi. Il fallo della Salemera è questo qui, siamo proprio qua, adesso ve lo faccio vedere. È un suppostone della serie Lifaro Strano, eccolo qua, che si erge per una cinquantina di metri qui proprio sulla costa. Il luogo è molto carino, ci sono queste colate laviche molto belle che portano fino a questa radura in riva al mare, da dove spicca questo faro strano della Salemera. Noi siamo scesi da lassù in cima, una strada che a zig-zag è venuta giù. Qui c'è questo piccolo borghetto di pescatori, il mare è sempre abbastanza agitato. Faro costruito nel 1992. Questo è anche chiamato faro di Arena Blancas, è un suppostone alto 36 metri con una portata luminosa di 15 miglia. Eccoci, Carletti in questa posizione, in pole position, di fianco al faro di Arenas Blanca, detto anche il faro della Salemera. Una bella spiaggia di sabbia nera vulcanica e un po' di barche di pescatori lasciate qua. Però è un posto rilassante, molto Carino. tranquillo, strada a fondo chiuso, quindi qui bisogna arrivarci con questa strada tornante di circa 4 km. Questo borghetto, che si trova in uno spazio naturale protetto, è proprio stato creato sopra una colata lavica, e infatti la vegetazione che si vede qua attorno a me è tipica di Lanzarote, queste piante verdi che crescono sulla roccia nera lavica. Siamo arrivati al faro di Fuencaliente, che è il faro più a sud dell'isola di Palma. Il posto è molto bello, oggi è domenica, quindi c'è un sacco di auto, è molto nordico, ci sono due fari, uno probabilmente più nuovo e uno più antico probabilmente, e ci sono anche le saline di Fuencaliente che adesso andiamo a visitare. L'idea era di passare anche qui la notte, anche se non abbiamo segnale internet, non abbiamo segnale telefonico, però per una volta possiamo anche stare senza segnale. Dai! Questa è un'immagine, un luogo veramente affascinante. Oggi c'è anche un discreto vento e comunque si può già notare che questa qui è la parte sud dell'isola di La Palma. Sulla parte verso ovest il mare è molto più tranquillo, perché ovviamente la montagna ripara dal vento e dalle onde. Adesso andiamo però a fare il giro delle saline.
Da quello che ci illustrano qua i cartelli esplicativi, le saline qui, contrariamente a quelle di Fuerteventura, dove la spuma di mare arriva direttamente sulle vasche, qui necessitano di una elettropompa che tende a spingere l'acqua di mare sulla parte alta delle saline, dopodiché per decantazione andranno sempre più verso il basso, per caduta ovviamente, liberando nelle ultime vasche direttamente il sale marino. Le pale eoliche che girano al vento molto velocemente in questo paesaggio lunare, un ambiente affascinante. La nostra Bettina oggi copertissima. Il vento è abbastanza freddo, direi, e quindi mi copro. Stupende le saline qui. Qui abbiamo queste colorazioni rosate che sono meravigliose, queste vaschette piccoline, e se guardate bene sullo sfondo abbiamo il faro di Fuencaliente, i 2 faretti di Fuencaliente. Qui abbiamo già del sale, vedete questo? Eh sì, dall'evaporazione, dagli spruzzi di vento fanno già evaporare l'acqua e rilasciare solamente sale. Questo è sale, qui il colore delle saline da rosato un pochino più marrone, un po' più scuro. Ogni vasca cambia colorazione e assume dei colori particolari, sempre diversi, che poi daranno vita ad un sale di tipologie differenti. In questo pannello spiegano come la raccolta del sale avvenga principalmente nel periodo primavera-estate, che è il periodo in cui i raggi del sole sono maggiormente più forti e quindi facilitano l'essiccazione del sale e l'evaporazione dell'acqua, favorita anche dai venti alisei. Tutto questo ambiente è meraviglioso perché la colata lavica ha lasciato anche dei buchi dove si infiltra il mare. È un ambiente veramente selvaggio e anche per questo affascinante. Il sale ricavato dalle saline di Fuencaliente è molto puro, di altissima qualità, una estrazione tradizionale, e annualmente addirittura c'è una produzione di 600 tonnellate di sale che può essere distinto in sale grosso, qui lo chiamano sal gorda, il flor de sal, che è praticamente delle schegge di sale, o il sale fino, che è quello più tritato, che viene maggiormente utilizzato in cucina. Il sale in antichità era considerato una merce assai preziosa, non a caso infatti ci sono i salari. Quando un dipendente viene pagato si dice che viene corrisposto un salario, e questo deriva dalla preziosità e dal valore che aveva il sale nei tempi passati. Ecco il nostro bell'arcobaleno che ci dà il benvenuto in questo luogo affascinante e magico. Guardate che meraviglia i colori di queste saline rosate. Abbiamo preso il nostro salino delle saline di Fuencaliente, così ce lo assaggiamo in camper.
questo bellissimo borghetto di pescatori. Ci sono addirittura delle persone che fanno il bagno. Complimenti. C'è stata un'eruzione del vulcano Teneglia che nel 1971 ha scaraventato e ha portato giù verso la punta della lava fresca. La lava fresca, con le condizioni climatiche di temperatura e la salinità portata dal mare, ha favorito ovviamente le saline, ma favorisce anche la coltivazione delle vigne. E quindi questa è una zona di La Palma dove ci sono tante botteghe. Domani probabilmente ne andremo a visitare una che credo che sia anche una delle più prestigiose, del vino che abbiamo assaggiato ieri sera al Cipi Cipi, al ristorante dove siamo andati sopra Santa Cruz. Un po' come le nostre olie, un vitigno molto apprezzato è il vitigno della Malvasia, questa pianta greca che è stata importata fino alle Canarie. Molto carino questo villaggetto di pescatori. Con il deposito delle barche. Eccole qua. Se tutto va bene, che non ci sono problemi, stanotte dormiamo lì. Vedete Carletto dov'è? In quella posizione. Bel posto, carino carino. Tranquillo e carino. Che carina questa casetta. Proprio a strapiombo sul mare, bianca azzurra. Ma bellissima, fantastica. Ecco dove sta Carletto questa sera. Ci sistemiamo qui col rumore del mare sotto di noi